Quello che è, guardate qui, accattatevi là. Questa è una ricetta grandiosa, se riuscirò a farla, se si sposterà. Praticamente andiamo a fare, io proprio la butto giù, un filettino di maiale, tipo moscetta, diciamo così, tipo la moscetta, che sarebbe un cazzo. Attenzione, la sposto un po', ok. È una ricetta veramente abbastanza semplice, però dovete tenere conto di tante cose. La cosa più importante è dove le andate a metterla. Qui vi metterò il link sulla posizione. Questa qui ha bisogno di parecchio umido e parecchio freddo, perché è un pezzo del maiale dove è delicato, è il suo filettino che io ho già pulito. Ok, andrò a levare appena un pochino più qua. È a forma di taglia, di stivale, l'ho scelto apposta, guardate che bellezza che è. Io qui ho messo 70% di sale marino, 30% di zucchero, ci ho messo un po' di pepe. Qui usate la vostra fantasia, l'importante è che ci sia una percentuale fra sale e zucchero in ugual misura, come vi ho detto io. Poi il resto mettete quello che vi pare. Io avevo queste speziettine, ci ho messo le speziette, ci vado a mettere un pochino il fiore della salvia e ci andrò a mettere il ramarino, ok? Perché qui è il momento dove deve profumare perfettamente. Poi ci andrò a mettere un goccino di grappa, perché io ho questa, ma metteteci quello che più vi piace. Dategli però sapore, perché sennò altrimenti questo qui saprà di poco. Facendo così, ok, andremo a riempire, a dare tutti quanti i sapori a questo pezzettino fantastico di filetto di maiale. Questa ricetta di mosceta, la famosa mosceta. Qui c'è un paese che si chiama anche così. Guarda che bellezza, il fiore della salvia. Voilà. Massaggiate il tutto per minimo dai 5 ai 10 minuti. Vedete? Bene. Poi dopo andrò a rifilare questa parte qui. Intanto la faccio prendere il sale e poi la andrò a rifilare. Ok. Bene, l'ho massaggiata un po' di tempo e ora cosa facciamo? E ora la mettiamo a nanna. Mi raccomando, in un posto fresco, umido. Attenzione, non è semplice, okay? È importante che stia al fresco all'umido. Allora o avete una cantina molto importante, fra virgolette, dove vi manterrà le temperature anche nei momenti caldi, perché qui ora in questo momento che faccio la ricetta siamo quasi a maggio ed è caldo, però la mia cantina permette questo qui, altrimenti mettetela in frigo. Però il frigo mi raccomando che abbia un'umidità specialmente inizialmente dell'80-90%. Prendetevi lo strumentino e guardate. Ok, se non ci arrivate mettete delle bacinelle di acqua nel frigorifero in maniera che l'umidità si alzerà. Ok? E ora quanto ce la teniamo? Un pezzettino ce la terrò girandola almeno 3-4 volte al giorno e levando i liquidi ce la terrò un 3-4 giorni. Un pezzettino piccolino, se no ci vogliono anche 15-20 giorni per un pezzo più importante. Uno così però non mi piace molto salata, mi piace abbastanza delicata. Ok, ci aggiorniamo fra qualche giorno. Nel frattempo vi chiedo di mettermi il like, di iscrivermi magari da dove mi state guardando e di segnarvi al mio canale. Segnatevi al canale, è importante. Voilà, sono passate
una quarantina di ore circa. Siccome lo sento a tatto che, diciamo così, è molto consistenzioso, è molto, diciamo, duro, a me va bene, non mi piace molto salato, molto saporito, a me mi piace abbastanza delicato. Se voi lo volete fare più saporito, non fate altro che aggiungerci un'altra giornata, ma per me va bene. Guardate il liquido che ha fatto. Okay. E ora cosa facciamo? Gli do da dare una sciacquata leggerissima per levare la parte più grossa e poi lo sciacquerò ulteriormente con il vino in maniera che gli darà un po' di sapore. Lavato con l'acqua. Questa fase è importante, che deve cacciare fuori tutto il sale. Userò questa. Olè. Via. Verso un'altra avventura. Olè. Questa non è solamente la fase di pulitura, è anche una fase di affinatura, che sarebbe a dire, in questo momento ingloberà a sé tutto il vino. Ok? Però non ce lo lascerò tanto perché si è disidratato, altrimenti si idraterà nuovamente. Ok, assaggio. Va bene. L'è dolce. Diamo un'asciugata, ma non troppo, perché deve aderire quello che ci mettiamo. Allora, ora questa, ognuno di voi faccia come meglio creda. Nel senso, io questa qui la farò in questa maniera. Ci metterò su un pochino di pepe. Anzi, facciamo così è meglio. Meno liquido. Un po' di pepe perché disinfetta e insaporisce. Poi ci metterò un po' di spezie. Questa qui è una spezia per norcini, per norcini, è una spezia per salsicce. Qua. Voilà. Poi ci potete mettere del rosmarino, della salvia, del pistacchio. E questa viene erborinata. Questo qui è un mix di spezie, c'è anche il peperoncino, del prezzemolo, c'è dell'aglio secco. Voilà, ok. Guardate che bellezza, così. E ora lo dobbiamo legare. Così rimarrà bella bella compatta. Vedete che bellezza. Qui ci faccio un rifilo. Ok, e semplicemente ci farò così. Voilà. Eccoci qua. Ok, ora lo dobbiamo un attimo. Ecco qui, ci siamo. E ora cosa facciamo? Ora lo lasciamo un 24-36 ore, anzi facciamo così, 48 ore, crepi d'avarizia, ad asciugare in un punto della casa caldo. Io addirittura lo metterò qualche ora, questa è una mia abitudine, qualche ora all'esterno, lo metterò perché la temperatura, diciamo così, me lo permette ancora, e poi la sera lo ritiro dentro in casa e lo lascio in un punto caldo. Successivamente alle 48 ore lo lascerò, siccome è un pezzo piccolino questo, non lo faccio andare molto avanti,
lo lascerò circa dai 20 ai 30 giorni in cantina, o se non avete la cantina in frigorifero. La stessa menata, frigorifero deve essere una bella umidità alta, mi raccomando, controllate, prendete lo strumentino e vedete l'umidità e la temperatura deve essere bassa, specialmente inizialmente, che si deve rassodare, deve partire la sua fermentazione. Comunque sia, guarda che spettacolo che è, semplicissimo, una roba. E ci aggiorniamo, questo video qui ci aggiorniamo con la degustazione, ok? Che rimanete connessi e, come vi dico sempre, usate la creatività. In questo caso io l'ho fatto così, voi lo potevate fare soltanto, che ne so, con il pepe, metterci una crema, dei pistacchi, delle semi-noccioline, vi posso dire. Potevate divertirvi in tutte le maniere, prendere anche del rosmarino e titrarlo. Perché ci metto il rosmarino? Perché in questo momento dove il calore farà entrare tutti i sapori, prendere anche un pochino il sapore di quello che abbiamo vicino, in questo caso del rosmarino. Va bene? Ci aggiorniamo strada facendo, tu vedrai che non sei più da sola. Il nostro filetto che fa la stufatura, una stufatura esterna, stiamo parlando di 3-4 ore esternamente, e poi dopo viene messo a nanna, così vedete tutti i sapori di questo luogo andranno dentro. Ok? Lo ricordate? Il nostro mosceta o filetto? Eccolo qua. Sono passati un 50 giorni circa, sono passati. Ed è qui, matellino, bello duro, compatto. Voilà. Guardate qui che spettacolo, ne ho fatti un paio. Ok? Non vi ricordo che li ho tenuti in cantina con una bella umidità, bella alta. Vi faccio vedere anche questo. Guardate che bellezza. Ok? Allora, uno lo mangio, uno diciamo facciamo l'assaggio, mentre quell'altro lo lascio andare ancora un pochino, lo lascio andare, lo farò ancora un pochino più indurire. Ok. Facciamo così. È un esempio di strumento che vi dovete procurare. In questo caso mi sta dicendo che abbiamo un'umidità del 66% e gradi 20, ovviamente sono nella cucina, questo è lo strumento che dovete tenere nella cantina o nel frigorifero. Voilà. Vediamo un po' cosa esce. Guardate qui, guarda che bellezza che è. Guardate qua, a me è piccante. Vi consiglio, magari se è troppo piccante, non fate altro che rifilate questa parte, semplicemente, vedete? La rifilate, neanche troppo piccantina, e semplicemente là. Oltre la trasparenza, buono, bravi. Spettacolo che è, guardate qui, accattatevi là. Vi ricordo che io mi adopero anche a fare delle consulenze private, contattatemi se volete realizzare degli spettacoli, delle delizie come queste o altre, contattatemi in privato sulla mia mail, ok?
Mi raccomando, campanellina, like, tutto quello che c'è da mettere. Mi sembra che me lo sono meritato. Molto piccante, vi consiglio di rifilare bene bene accanto, anzi addirittura, sai cosa potete fare? Lo potete immergere in un goccino di vino, lo sciacquate bene 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 e poi lo mangiate. Forse questa è la cosa migliore, così scaricherà il pepe che abbiamo messo e tutti gli aromi forti. Forse è meglio così. Ora sicuramente sono rimasti nell'interno tutti questi aromi, ora intorno è un po' in più, a meno che voi non amiate il forte. Io non l'amo così tanto. Ho fatto questi per sfizio, ho fatto forte in questa maniera, mi piace il retrogusto di forte. Va bene, a presto, farò delle altre ricette meravigliose, farò anche delle ricette, diciamo, di salumi di pesce, mi voglio imbattere un po' in questa nuova cultura, ok? Mi raccomando, accatatevi, rimanete connessi.